Buongiorno ragazzi, oggi sto di nuovo con la mia gattona Sofì che però vuole a tutti i costi andarsene, non vuole restare con me a parlare di Platone. Oggi continuiamo a parlare di Eros, vi ricordate nella scorsa lezione, ieri abbiamo parlato di Eros nella trattazione del mito di Eros del simposio, il mito di Eros che Socrate dice aver ricevuto dal racconto della sacerdotessa Diotima. Ora passiamo dal simposio al Fedro, perché nel Fedro Socrate riprende, riprende il tema di Eros e lo approfondisce, lo spiega un po' meglio. Sofì, vuoi andare? Facciamo quindi saltare Sofì e Platone dice nel Fedro, attenzione, che Eros è una vera e propria mania, una vera e propria follia, quindi una passione smodata, una passione che viene veramente portata avanti. Quasi come se uno fosse folle. Ma Platone dice che ci sono quattro tipi di mania, lui li chiama proprio manie, follie, proprio pazzie, d'accordo? Che a differenza della pazzia che noi oggi chiameremmo, no, quella del nevrotico, dello schizofrenico, di quello che è costantemente, permanentemente incapace di intendere e di volere, possono esistere quattro manie che invece sono positive, d'accordo? Secondo Socrate, vediamo se vedo anche proprio direttamente il testo del simposio. Quando la mania viene da Dio è una mania benedetta, è molto meglio, dice Socrate, la mania che proviene da un Dio piuttosto che dell'assennatezza che proviene dagli uomini. E allora quali sono questi quattro tipi di manie, d'accordo? Allora, la prima è la profezia, e infatti la Pizia a Delfi oppure la Sibilla, queste sacerdotesse, come fanno a dare il responso dell'oracolo, il vaticinio, gli oracoli, come appunto questi personaggi, non la Pizia, andavano in uno stato di trance, iniziavano a fare movimenti sconnessi, a urlare, proprio i loro responsi venivano proferiti attraverso una sorta di follia, d'accordo? Una follia che appunto è un invasamento divino, una follia positiva quando proviene dagli dei, perché ti dà il dono della profezia, ma anche la religione, quando uno si dedica alla devozione, alla preghiera, d'accordo? Al sentimento religioso, alla venerazione, d'accordo? Alla venerazione degli dei, anche questa è una mania, insomma, che viene dal Dio. E poi l'ispirazione poetica, i poeti molto spesso come compongono, perché ottengono l'ispirazione? Deriva l'ispirazione dalle muse, no? I poeti vengono invasati, vengono posseduti dalla divinità che permette loro di produrre questi straordinari componimenti poetici. Quindi la mania, la pazzia, se viene dagli dei, può essere positiva. La quarta di queste ultime pazzie positive, follie positive, è appunto Eros. Eros è una mania che viene dal Dio, perché Dio fa sì che l'essere umano, solo abbiamo visto soltanto quando è filosofo, capisce qual è l'importanza di ciò che gli manca, desidera ciò che gli manca, desidera la conoscenza, Dio fa in modo che il filosofo attraverso Eros, vi ricordate, ascenda, desideri ascendere, tornare nella pianura della verità, nell'iperuranio, al cospetto delle idee con cui l'anima è stata in compagnia prima di precipitare e di essere catturata da un corpo. E quindi Eros è una mania divina che fa sì che il filosofo voglia diventare come il Dio, che il filosofo voglia tornare in compagnia degli dei nell'iperuranio, nella pianura della verità. Quindi smuove il filosofo e lo spinge, come abbiamo visto, ad abbandonare la conoscenza sensibile e a muoversi verso la conoscenza intelligibile. Ricordate il carro arato, la biga alata che
che il cavallo buono, il cavallo bianco cerca di far restare in alto all'interno dell'iperuranio. Ecco, il cavallo bianco rappresenta Eros, questa sorta di mania, questa voglia di ascendere, d'accordo? Questa voglia di essere insieme agli dei nella contemplazione mentale degli archetipi intelligibili. Abbiamo già visto il mito dell'iperuranio e il mito della bigalata, ma in questo caso Eros sono collegati a questo. E quindi cosa aggiunge poi Platone su Eros? Conoscere e ricordare. Eros è proprio quella forza, quella dynamis, quella forza che spinge il filosofo a ricordare, a voler ricordare quelle cose che ha visto quando ha contemplato le idee nell'iperuranio. Soltanto l'anima del filosofo mette le ali. Vi ricordate che a un certo punto la bigalata, l'anima alata, precipita e chi vuole rimettere le ali e ritornare su nell'iperuranio è appunto solamente il filosofo. Gli altri invece, gli uomini rozzi, dozzinali e ignoranti, si accontenteranno di amare i corpi sensibili come fa il cavallo nero, d'accordo? E non di cercare di amare e di conoscere l'intelligibile. Invece la mania di amore spinge il filosofo a voler ricordare quelle cose che un tempo la nostra anima ha visto quando procedeva al seguito di un Dio e guardava dall'alto le cose che diciamo che sono essere, alzando la testa verso quello che è veramente essere. Quindi questa forza, questa pulsione folle, ascensionale, che fa sì che il filosofo, l'anima caduta sulla terra, sul mondo sensibile, se è un'anima del filosofo, vuole come un uccello azzoppato, con le ali azzoppate, guarda in su, inizia a saltellare, Eros lo spinge a tornare sopra. È proprio quella forza che vuole far tornare l'anima del filosofo nell'iperuranio, d'accordo? E quindi questa quarta forma di mania, Eros, fa sì che quando uno vede il bello sensibile, un oggetto bello di qua giù, la sua anima, capite, si attiva e si ricorda del bello ideale, del bello in sé che ha visto nell'iperuranio e vuole tornare nell'iperuranio per contemplare il bello in sé. Vedendo una cosa bella qua giù si ricorda l'anima del filosofo della vera bellezza, con la B maiuscola, mette le ali, è desideroso di volare, ma rimanendo incapace, guardando verso l'alto come un uccello e non prendendosi cura delle cose di qua giù, riceve l'accusa di trovarsi in uno stato di mania. È la solita cosa, l'abbiamo vista più volte, no? Il filosofo viene deriso, non viene capito, viene considerato strano, viene considerato uno che si occupa di cose lontane dalla realtà, lontane dal mondo, appunto un pazzo nel senso deteriore del termine. Invece tra tutte le manie, tra tutte le divine ispirazioni, questa è la migliore, quella di Eros, deriva dalle cose migliori. Partecipando di tale mania, cioè dell'innamoramento di Eros, chi ama i belli viene detto innamorato, e quindi ciascun'anima di uomo per sua natura ha contemplato gli esseri, altrimenti non sarebbe venuta in questo vivente. Quindi vedendo gli esseri di qua giù e provando amore, desiderio per gli esseri sensibili, procedendo dalle cose di qua giù, non è facile per tutte le anime, non per quelle che videro con un breve sguardo la realtà di lassù. Ricordate quando giravano intorno alle idee, non videro granché degli esseri, degli archetipi intelligibili. Quelle anime cadute qua giù che non videro gli esseri ebbero cattiva sorte e quindi vengono trascinate dall'ingiustizia, da cattive compagnie, cadono nell'oblio, non vogliono più ricordare il bello intelligibile e restano poche anime nelle quali è presente il ricordo in maniera sufficiente. Sono le anime dei filosofi che appunto vogliono tornare su, avvicinandosi alle copie, cioè agli oggetti belli sensibili,
a malapena vedono l'originario modello che è riprodotto in quelle copie. Fate attenzione, questo riguarda le altre idee. Cioè Platone ci sta dicendo, anche se non è molto esplicito, non è molto chiaro, però il senso sembra essere questo, fate attenzione che l'idea di bello, la bellezza in sé, ha uno status privilegiato rispetto alle altre idee. E quindi, capite, la bellezza può portare al ricordo, può portare verso l'intelligibile, mentre magari le altre idee non hanno questo, d'accordo? Non hanno questa caratteristica, non hanno questo dono. Tutte le altre cose, tu guardi un'altra cosa, guardi un cavallo sensibile, non ti viene il ricordo del cavallo in sé, d'accordo? Le altre copie sensibili non ti fanno ricordare del modello intelligibile, invece la bellezza da questo punto di vista è superiore, perché a partire dagli oggetti belli tu riesci a ricordare il bello in sé, quindi è l'unica idea, se l'hai vista nell'iperuranio, che tu riesci a ricordare facilmente attraverso le copie, attraverso gli oggetti belli, mentre le altre idee non ti vengono in mente, non hai la reminiscenza delle altre idee guardando le sue copie sensibili, d'accordo? Quindi la bellezza ha in qualche modo un potere particolare. Splendeva tra tutte le realtà di lassù, la bellezza sembra essere messa in una posizione particolare, d'accordo? E quindi Eros che vuol far conoscere il bello in sé a partire dal bello sensibile, aiuta il filosofo a rimettere le ali, d'accordo? E quindi solamente la bellezza ricevette questa sorte di essere ciò che è più manifesto e ciò che è di più amabile, d'accordo? Quindi le ali iniziano a gonfiarsi, Eros fa ricrescere le ali. In questa sorta di mania il filosofo ribolle, sente irritazione mentre sta mettendo le ali. C'è un flusso d'amore che fa in modo che l'anima venga irrigata, che si riscalda, che si allieti, provando il ricorso della bellezza, prova gioia, ma è sempre una sorta di follia. L'anima si trova in uno stato di grande turbamento per la stranezza di ciò che sente, inizia a delirare, essendo presa dalla mania, non riesce a dormire di notte e neanche di giorno, non riesce a riposare da nessuna parte, corre qua e là disperatamente, presa dalla brama, presa da questa passione divina, da questa follia che in qualche modo possiede il filosofo. Nel momento in cui l'anima viene irrorata da questo flusso di amore, allora inizia a mettere le ali, gode di un piacere fortissimo, in preda alla mania. Chi è in preda a Eros si dimentica di madri, di fratelli, di tutti gli amici, le sue ricchezze vanno in rovina, non se ne cura più, non gli importa assolutamente nulla. Attraverso l'amato vuole poi desiderare il ritorno al bene in sé, d'accordo? È disposta quest'anima a giacere con l'amato dovunque le sia concesso, purché si trovi il più vicino possibile a lui. Non ha trovato solo la bellezza nell'amato, ha trovato l'unico medico dei suoi grandissimi mali. Questa è la mania, è la follia, è la possessione di amore. Sono pagine, naturalmente, sono pagine molto famose. Platone poi riprende il mito del carro alato, della bigalata. Vi ricordate che una volta precipitato c'è il cavallo nero, N, che cosa, perché l'ha fatta precipitare? Perché vuole andare verso l'oggetto bello, mentre invece c'è il cavallo bianco che non è d'accordo e tira dall'altra parte alleato con l'auria, d'accordo? Quindi in realtà vedete questa tensione tra il cavallo nero da una parte che
vuole la bellezza dei corpi, la bellezza sensibile, e invece il cavallo bianco e l'auriga alleati tra loro, le parti positive dell'anima che invece non vogliono cedere alla bellezza sensibile, ma vogliono tornare lassù perché preferiscono la bellezza ideale alla bellezza sensibile. Questo no, tirare da una parte o dall'altra non vi era soltanto quando l'anima come biga alata, carro alato si trovava nel cielo, anche dopo la caduta dell'anima come carro alato, le sue componenti continuano a tirare chi da una parte e chi dall'altra, anche quando non sono più in volo, sono cadute sulla terra, d'accordo? E quindi succede, uno dei cavalli è buono e l'altro no, e quindi abbiamo visto il cavallo buono è dal collo retto, con narici adunche, bianco a vedersi, con gli occhi neri, amante di gloria, con temperanza e con pudore, amico di retta opinione, non richiede la frusta e lo si guida soltanto con il segnale di comando e con la parola. Invece il cavallo nero, il cavallo cattivo, è storto, è grosso, è malformato, è di dura cervice, di collo massiccio, di naso schiacciato, di pelo nero, di occhi grigi, iniettati di sangue, amico della protervia e dell'impostura, villoso intorno alle orecchie, sordo, a stento ubbidisce ad una frusta fornita di pungoli. Quindi quel cavallo che è obbediente all'auriga, insieme all'auriga tiene a freno come può il cavallo nero, non vuole buttarsi sul primo corpo bello che vede, si trattiene di balzare addosso anche nei confronti di un oggetto desiderato, amato, perché ha il pudore, perché ha la temperanza. Invece l'altro cavallo non è sensibile a niente, né ai pungoli dell'auriga né alla frusta, si lancia con balzi violenti, procurando molti inconvenienti al compagno e all'auriga, li costringe a procedere verso l'amato perché pensa soltanto ai favori, ai piaceri di Afrodite. L'altro cavallo, il cavallo bianco e l'auriga si sdegnano perché pensano che sia una cosa vergognosa buttarsi verso un corpo per goderne, ma alla fine niente, non possono fare niente, vengono trascinati dal cavallo nero e gli consentono di fare quello che il cavallo nero vuole. Però attenzione, il cavallo nero è vicinissimo all'amato, l'auriga che cosa fa? Quando vede l'amato, il corpo bello, la memoria dell'auriga, avete già capito, viene riportata al bello in sé, cioè attraverso il corpo bello l'auriga, la parte buona dell'anima, ricorda il bello in sé che lui ricorda, attenzione, per la seconda volta viene nominata l'idea di bello, ve lo ricordate che era stata nominata già prima nel Fedro, il bello in sé che lui ricorda, attenzione, sono parole molto importanti, collocato insieme alla temperanza su un bianco piedistallo, o altri traducono su un immacolato piedistallo. Quindi il bello in sé non è un bello che si getta sui corpi per goderne, il bello in sé è in compagnia della temperanza, del pudore, d'accordo? E quindi per la seconda volta viene nominato il bello visualizzato all'interno dell'iperuranio, il bello che ha una posizione preeminente rispetto alle altre idee, perché abbiamo visto rispetto alle altre idee è l'unica che può scatenare il ricordo dell'intelligibile attraverso i colpi belli. E si trova infatti su un piedistallo, su un immacolato piedistallo, quindi è un bello che pensa alla conoscenza, è un bello immacolato, il bello in sé, non è il bello volgare, sensuale, sensibile del cavallo nero. E quindi sembravano aver ceduto, capiti, al cavallo nero, il cavallo bianco e l'auriga
però arrivano vicino al corpo bello che il cavallo nero vuole possedere, si ricordano del bello in sé e quindi riprendono coraggio. L'auriga e il cavallo bianco ricominciano a tirare, a trascinare il cavallo nero lontano dall'amato. E così avviene più e più volte, d'accordo? Abbiamo continue tentazioni e continui tentativi di superamento della tentazione. E quindi il cavallo nero viene trascinato ogni volta indietro, non riesce mai a unirsi all'amato, inveisce pieno di ira, lancia molti insulti contro l'auriga e contro il compagno con cui è appaiato, in quanto per viltà e per debolezza hanno abbandonato il posto e l'accordo preso. Avevano detto al cavallo nero va bene, puoi farlo, e invece poi hanno cambiato idea. E quindi di nuovo il cavallo nero inizia a tirare, costringendo controvoglia gli altri due a cedere. A stento il cavallo nero cede alla preghiera di differire la cosa di un'altra volta, capite? La parte buona, diciamo, dell'anima temperante, il cavallo bianco e l'auriga alleati, dicono al cavallo nero va bene, lo farai, ti getterai sul corpo bello, però lo farai un'altra volta. Però poi lo ingannano, è passato il tempo e dovrebbero rispettare il patto, ma l'auriga e il cavallo bianco fingono di non ricordarsi, e allora il cavallo nero inizia a tirarli di nuovo con forza, nitrendo, tirandosi dietro, li costringe ad avvicinarsi ancora una volta all'amato per le solite cose, trascina per impudenza, d'accordo? Trascina in maniera proterva, insanguina la lingua maledicente, le mascelle, piegando a terra le gambe e le cosce, le getta in preda ai dolori il cavallo malvagio, e quindi più volte subisce lo stesso trattamento. Il cavallo malvagio alla fine, umiliato, si lascia guidare dall'auriga e dal cavallo bianco. L'anima dell'amante deve tenere dietro l'anima dell'amato, però con pudicizia e con timidezza. Quindi un altro tipo di amore, non questo amore proteso soltanto al soddisfacimento animalesco del piacere sessuale. Quindi c'è un continuo tira e molla, capite, tra queste due parti dell'anima. Può prevalere l'anima che vuole il bello sensibile, o può prevalere l'anima che vuole il bello intelligibile, che però, come abbiamo visto, non prescrive la castità, prescrive sì l'unione con il corpo bello, però secondo la giusta misura, d'accordo? Quindi quando lo ha accolto presso di sé, l'amato ha accettato di parlare con lui e di stare in sua compagnia. Alla benevolenza dell'innamorato, manifestandosi vicina, colpisce l'amato, il quale si rende conto come tutti quanti gli altri amici e parenti non gli offrono neanche una parte di amicizia a confronto con quella che gli offre l'amico posseduto da un dio. Quindi ok, l'amante si fa ben volere dall'amato, lo conquista, però con educazione, con timidezza, con pudicizia, non buttandosi addosso con violenza per violentarlo. E allora quando nasce questo amore, che ripeto non è casto, ci sono rapporti sessuali, però è un amore produttivo tra due persone, queste due persone appunto ottengono il flusso d'amore e vogliono ritornare verso la bellezza, verso il bello in sé, verso il bello intelligibile, non uno da solo, capite? Ma tutte e due, quando si forma la coppia tra l'amante e l'amato, tutte e due, seguendo una giusta misura, chiamando l'amore non tanto amore quanto amicizia, tutte e due, l'amante e l'amato insieme, faranno questo viaggio, questa ascesa nella scoperta di qualcosa che è più bello rispetto all'amore dei corpi, ovvero all'amore ideale, perché è un amore basato sul pudore e sulla ragione. Questo tipo di amore, capite, temperante, permette al filosofo di rimettere
leali, e i due amanti vivono in amicizia l'uno per l'altro sia durante il loro amore sia anche dopo che ne sono fuori, convinti di aver dato e di aver ricevuto pegni di fiducia assai grandi che non sarebbe lecito sciogliere, con la conseguenza di diventare poi nemici. Al termine della vita i due amanti escono dal corpo senza ali, ma con il desiderio di rimetterle. Riportano un premio non piccolo dalla loro mania d'amore, infatti non è legge che scendano nelle tenebre, che vadano nell'Ade per una punizione, per un cammino sottoterra, ma che, trascorrendo una vita luminosa, siano felici mentre compiono insieme il viaggio e che, quando rimettono le ali, in grazia dell'amore, li rimettano insieme, tutte e due, l'amato e l'amante. Sono parole molto interessanti, questa sorta di mania o di follia d'amore. Spero che vi sia piaciuto il fatto che io abbia letto direttamente alcuni testi come questo, appunto, della mania d'amore, il cavallo buono e il cavallo cattivo, insomma questa tensione, questo scontro tra due modalità diverse, opposte di concepire l'amore come qualcosa che ti porta sguaiatamente a fare violenza senza riflessione nei confronti dei corpi belli, restando a un livello rozzo, ad un livello semplicemente sensibile, contrapposto invece all'amore di due amanti che non escludono ovviamente i rapporti sessuali, l'amore tra i corpi, ma eh, si basano sull'amore dei corpi per fare insieme tutte e due un viaggio, un'ascesa verso la sapienza, verso il bello in sé, verso il bello intelligibile. Metteranno le ali insieme per tornare nell'iperuranio a contemplare la bellezza sull'immacolato piedistallo, tutte e due insieme, ridiventando alati. Abbiamo visto che naturalmente Platone parla di amore pensando alla conoscenza, cioè Eros è esattamente come l'anima, Eros agisce ovviamente nell'anima, preferendo l'amore per le anime rispetto all'amore dei corpi. Eros è quella forza la dynamis, quella forza, una forza ascensionale che spinge partendo dalla conoscenza, quindi lui, Platone, parla di conoscenza, cioè vuole intendere la conoscenza in analogia con il sentimento dell'amore, però Platone, parlando di Eros, parla di conoscenza. L'anima del filosofo vuole conoscere il bello in sé, e attraverso il bello però conosce anche il bene, conosce anche il giusto, conosce anche la virtù, conosce anche la sapienza, quindi anche le altre idee, forme. La bellezza ha questo, Eros ha questo, di avere proprio un potere privilegiato rispetto alle altre idee intelligibili, quello che a partire dai corpi belli ti fa avvenire, e insomma questa mania d'amore, questa, questa voglia di ascesi verso, perché tu ricordi e quindi vuoi tornare al cospetto del bello intelligibile, quindi questa ascesi verso il bello intelligibile, il bello che non è una bella mano, un bel viso destinato a sfiorire, ma il bello che è un assoluto, un eterno, qualcosa di immutabile, qualcosa che resterà bella per l'eternità. E quindi ovviamente come l'anima anche Eros è un trade union, un ascensore che in qualche modo collega il mondo sensibile, la conoscenza del mondo sensibile alla conoscenza del mondo ideale. In questo modo Platone cerca di attenuare quello che Aristotele gli aveva criticato, cioè il drammatico stacco, la drammatica separazione
il burrone che divide il mondo sensibile dal mondo intelligibile. Platone nel corso della sua vita si occuperà sempre di questo problema. Per adesso abbiamo visto due delle strategie, dei mezzi con cui Platone cerca di creare un collegamento tra mondo sensibile e mondo intelligibile. Abbiamo visto l'anima, che somiglia all'idea, abbiamo visto Eros, che appunto spinge le anime verso su, ma Platone farà due tentativi ancora, di uno parleremo a partire dalla prossima volta, è è la cosa più complessa di Platone, ovvero la dialettica, e poi farà un ultimo tentativo alla fine della vita che è il demiurgo. Il demiurgo del Timeo. Parleremo di questi altri miti, di queste altre cose interessanti platoniche, però nel mezzo parleremo anche di una cosa importantissima, cioè la cosa più importante, quella a cui Platone punta sin dall'inizio, quella a cui è diretta tutta la filosofia platonica integralmente, ovvero la politica, la costruzione di uno stato giusto, di uno stato perfetto. Continuate a seguirmi, c'è ancora molto da dire su Platone e vi ringrazio, arrivederci.